我们现在要面临2个月的歇业，基本我一定要准备1000万的房子。我突然觉得我不能乱花钱，不应该花钱买那么多名牌，我错了。嗨，各位，我是安美教主。最近因为疫情的关系，各大行业不管是员工还是老板饱受灾难。员工面临的压力可能是失业跟减薪，老板面临的压力就是成本。基于我现在是老板，我也不得不去想到这个困难的问题。我上次那一支影片有分享到，我的朋友他已经处理好万一之后的小孩基金，他这个行为举动深深震撼我。那我今天呢，把我所有资产全部做一个清单列出来。我现在目前呢，平常有存一些小东西，存一些钱，然后一些外币。那公司的账户其实我已经整体大概规划好了。万一面临台湾可能跟大陆一样锁国50天的话，我们该怎么办？说实话，店不开，但是该缴的房租我们还是要缴啊，大家知道吧？应该知道吧？总而言之，就是万一疫情真的爆发，作为老板，我们一定要先想到最坏的打算。所有老板就一样，就是员工、公司，然后还有家人。公司的部分，其实我已经交代好整个规划。我1个月公司就北中南的租金平均是60万，人事成本是50万，再来是我的家用开销，每个月是20万，还有我的房贷，加起来我平均每个月的公司还有我自己私人家用开销是320除以多少？160万。如果说我们现在要面临2个月的歇业，我要先准备320万现金，这是绝对不能动的。创业的老板呢，通常一定会准备2倍到3倍，所以基本我一定要准备1000万的房子。我突然觉得我不能乱花钱，不应该花钱买那么多名牌，我错了。再来是家里的部分，小孩子的美国储蓄险，我以前就已经储蓄好了，美国崩盘我就超塞。再加上在台湾买的2间房子，一个是店面，一个是大安区的房子，还有一个是我在越南买的房子，将来可以留给父母跟小孩子。身上这些呢，是平常偶尔出国换的一些各种外币啦，然后还有台币等等的。万一我真的生病，那这可以拿来当我的医疗费。但在这里呢，其实我要呼吁大家，如果你今天是面临被减薪的员工，真的也不用去怨恨老板，因为老板面临的压力是更大的。大家可以看到很多新闻，现在都有很多倒闭潮，停业，暂停营业，无限期停业，宣告破产。我有意大利的老师，他也是最近很困难。我现在来给我意大利的老师，问他在意大利的情况。好，你好。Ciao。现在在公司吗 No, adesso sono a casa, non posso essere in ufficio. 所以现在意大利是所有人都只能待在家里。Sì, adesso l'Italia è chiusa. È un decreto, no? Sì, sì, è un decreto, un decreto. 待在家里要待多久？ Allora, in un primo momento è stato detto fino al 3 aprile, però adesso sembra che la situazione si sia peggiorata e quindi penso che potremmo stare chiusi anche fino a inizio maggio probabilmente. Ancora non è sicuro. 那他们现在那边买得到口罩这些吗？ Adesso, diciamo, ieri sono arrivati i primi aiuti dal mondo. Ok. È arrivato un aiuto importante dalla Russia, è arrivato un aiuto importante da Cuba, è arrivato un aiuto importante dalla Cina, però abbiamo avuto questo problema che delle mascherine che sono state donate dalla Cina sono state bloccate in Repubblica Ceca. Probabilmente hanno sequestrato queste mascherine e quindi non sono più arrivate in Italia. Quindi questo regalo, questo dono fatto dalla Cina è stato preso dalla Repubblica Ceca sostanzialmente. Poi ovviamente ci sono state anche altri stati, altre nazioni che ci hanno aiutato, però sicuramente Cina e Russia hanno dato uno degli aiuti più。因为我们在台湾听到的消息是意大利政府花钱跟中国买，所以是中国捐赠还是用买的？ Entrambi. Una parte è stata donata e questa parte che è stata donata purtroppo è stato forse, spero per un errore, è stato preso dalla Repubblica Ceca. Invece un'altra parte
lo Stato italiano ha fatto un contratto di un grande numero di mascherine e quindi l'altra parte di mascherine l'Italia acquisterà dalla Cina tante mascherine. 我记得他那时候在意大利开了几间店。 Beh, io considero che ho tante persone che collaborano con me e lo Stato per questo prevede un meccanismo chiamato cassa integrazione. Okay. Nella cassa integrazione praticamente lo Stato italiano ti aiuta a pagare lo stipendio dei dipendenti e quindi noi siamo in cassa integrazione. 这样子，这一个月这样至少损失要多少钱？ Allora, fortunatamente la nostra azienda ha le spalle grosse, cioè è molto stabile, molto solida. Quindi il problema per noi non è tanto saltare questo periodo. Noi questo periodo ad aprile, a maggio, noi arriveremo tranquillamente. Il vero problema è la ripresa. Cioè, quando noi apriremo, ci saranno le persone che saranno in grado di spendere nella bellezza, nel trucco permanente, o la bellezza diventerà una necessità secondaria? E questa è la domanda. Quindi dovendo quantificare è molto difficile quantificare e diciamo che più che una cifra posso darti un punto interrogativo. 有想过再来要因应的措施吗？ Io penso che la cosa più efficace che un titolare di un'azienda avrebbe dovuto fare è quella di chiudere immediatamente, senza aspettare troppo, perché è stata questa attesa, questo aspettare che ha fatto peggiorare le cose in Italia. Se tutti gli imprenditori avessero da subito capito la gravità del coronavirus, oggi la situazione non sarebbe così grave. Quindi io penso che da titolare ho fatto quello che andava fatto, ossia chiudere tutto già 2 settimane fa. 因为意大利现在的死亡的人数听说是非常的多，那他们的医疗它还 OK 吗？ Io penso che ho tanta fiducia nella medicina, nel sistema sanitario italiano, anche se devo dire che in questa situazione vengono fuori tanti problemi della nostra politica e della nostra amministrazione. Però nonostante tutto, dove non arrivano i soldi, dove non arriva l'organizzazione politica, arriva il cuore degli italiani che in questo momento si sta facendo veramente fondamentale per superare questa emergenza. Speriamo perché stiamo veramente in una situazione molto preoccupante. Ecco, tutti i nostri bambini, i nostri figli, i nostri anziani, soprattutto i nostri anziani, stanno vivendo una situazione di angoscia in questo momento, quindi ci auguriamo che passi veramente preschissimo. 好，那希望我们一起度过这个困难。Ciao。 Ciao, grazie. 谢谢。我问完我的意大利老师了，他的情况，他刚刚有稍微陈述一下，就是1个月政府是有补助的付员工薪水，但是这个到底可以持续多久，真的不知道。台湾政府是没有补助员工薪水的，而且他刚刚有讲到，眉毛不是正常的民生消费用品，他其实也很担忧，可能将来面临的是要关掉，甚至重新开始。我们就是催泪弹。那当然，我不希望成为我是倒闭潮的那个老板，我要赶快正视这个营业上的危机。不过好险，平常有在存钱，有好公司预备金，不敢乱花。其实蛮多网友密我说，我到底为什么对工作这么有热忱？其实人一生中就只有可能60年，那你能工作就是从20岁到50岁，是你精华的30年，就这么短短的30年，没有什么好不热忱的。每天日子也是在过，忧郁也是一天，快乐也是一天，埋怨也是一天，看你自己想要选择什么。我看到的每一个老板，每一个创业家，没有人真的爱工作，但是他们很清楚知道自己的使命是什么。
对了，这个是充满积极向上的影片，这没有任何犹豫哦，要面对困境。最后，我觉得现在最主要的就是针对医疗团队的部分，怎么样去提供这些医疗人员的帮助有没有什么好的意见？在下面拜托大家欢迎留言，大家一起提供出来。因为我觉得这些医疗人员真的很辛苦，非常的伟大。希望大家可以把这影片分享出去。喜欢我的影片，记得帮我按赞、订阅、分享。我是美教主，那先咯，拜拜。不管你今天位阶是员工还是老板，其实大家都是一样，都是人。大家拥有的时间都是24小时，所以没有谁天生是可怜的。当我们大家遇到病毒，你有因为你特别有钱，你就可以抵抗病毒吗？并没有。所以不要再怨天尤人了，也不要抱怨自己的工作，真的没有任何的意义。